Volevo stupirvi quando ho visto di cosa dovevo parlare, ho ritenuto il tutto superfluo. Parliamo di Svapoblock Mod, un modder italiano. Andiamo subito a vedere il contenuto. Questo è il certificato di autenticità. Dall'altro lato troviamo il numero seriale, se è una versione limitata o meno, il modello e pipe e la firma del modder Sebastianelli. Un foglio illustrativo che spiega le principali funzioni del ClickFET V1, le specifiche del circuito, ricordo un MOSFET, dove abbiamo particolari informazioni date dal lampeggio dei LED. 3 pelosi accessori dati in dotazione come le pipe vere per avere una buona manutenzione della cavità interna del nostro drip tip. In materiale plexiglass troviamo un grandissimo gadget, un supporto fatto dalla Svapoblock per la nostra pipa. Questo è il drip tip dato in dotazione. Potremmo trovare a random diverse colorazioni e diverse tipologie. Se poi uno ha una particolare preferenza, basta che contatti il modder, si presterà per venire incontro alle vostre esigenze. Questo particolare drip tip nasce da una collaborazione con RP Mod, un altro artigiano italiano in questo settore che in questo momento sta facendo questi particolari accessori, non solo di queste dimensioni naturalmente. Sono fatti in metacrilato, tutti artigianalmente lavorati dal pieno e curvati a mano, con attacco 510 per venire incontro a tutte le vostre esigenze. Soffermiamoci a guardare alcuni dettagli. Anche l'occhio ha la necessità di avere la sua parte. Un piccolo logo nella parte superiore, la tipologia di applicazione di questo PA12, queste venature che vanno a simulare l'effetto legno, la sensazione tra le dita è proprio quello di un pezzo di legno. La tazza firmata Modmaker, pin autoregolante, presumo ottone o rame, con un particolare gommino al suo interno per evitare la fuoriuscita del liquido, tazza da 16 mm nel quale il modder ha voluto regalare una nota estetica inserendo un anellino dorato che porta il suo diametro effettivo a 18 mm. Sono andato a togliere il tappo a vite della sezione del tubo di M-Mod, questa parte, la collaborazione di Svapoblock con altri artigiani del Made in Italy è veramente interessante. Un piccolo tubicino acciaio 316 nel quale la sezione interna che porta il contatto del nostro positivo con una doppia placatura in argento è stata studiata per sicurezza, i fori nella parte inferiore, per un eventuale sfogo della batteria, visto che la polarità si trova nella parte interna. Particolare anche la sezione del tappo a vite superiore, con questa particolare gobba nella parte esterna per facilitare la chiusura e l'apertura della vite, mentre la sezione interna ha quel piccolo scalino dove verrà collegato il nostro negativo. Se qualcuno è mancino e ha il piacere di avere il tasto nell'altro verso, Svapoblock esegue anche queste particolari finezze, se vogliamo, da un certo punto di vista. Queste particolari e-pipe le possiamo trovare anche in edizione limitata, nel quale viene effettuata una cubicatura, la cosiddetta idrografica. Tramite un processo viene applicato un film su questa superficie per regalare veramente le sensazioni di avere un legno in mano.
Allora Moreno, facciamo un due conti, qui ci manca una 18350 a pieno regime e un tank da poter inserire sopra. Il modder mi ha dato un'indicazione, mi ha detto questo circuito dà il meglio di sé tra i 0,55 e i 0,85 ohm. Volete che io non ponga attenzione a ciò che mi viene detto? Io il circuito ammetto di conoscerlo già da tempo, lo possiedo su diverse box in modalità bottom feeder, ma non l'ho mai utilizzato in questa configurazione. Ho preparato una resistenza con un valore di 0,56 ohm. Facciamo una prova. Ok, andiamo a chiuderlo. Quando ho installato il drip tip sono stato ben attento di utilizzare il mio foro dell'aria già nella posizione corretta. Grazie alla tazza ModMaker installata da Svapoblock con un pin autoregolante non avrò alcun problema a posizionare correttamente il mio foro dell'aria in base alle mie esigenze. Andiamo a inserire a questo punto la nostra 18350. Positivo verso il basso e andiamo a inserirla. Quando andiamo a mettere in battuta la nostra batteria si attiva automaticamente. 5 clic si spegne, non correte nessun rischio di attivazione, avete finito di utilizzarla, la batteria in questa modalità non avrà alcuna scarica. 5 clic, la stessa cosa, si riapre, vi lampeggia per confermarvi l'attivazione. Ogni volta che andiamo a effettuare la pressione il LED si accende e andiamo a testare la nostra e-pipe. Il circuito si comporta egregiamente, ha il pieno rispetto della 18350, le pipe risulta molto leggera. In realtà il peso della mia pipa è esclusivamente dato dall'atomizzatore. Esteticamente in mano è veramente una bellissima sensazione. Non pensavo che portandola alle mie labbra mi ritornasse l'immagine della mia infanzia quando vedevo mio nonno con la sua pipa. Veramente un ricordo vivido mi lascia questo oggetto. Drop praticamente inesistente. Dal momento in cui io vado a schiacciare ho un'immediata risposta del circuito. Il MOSFET si comporta perfettamente, oltre che a darvi determinate sicurezze nell'utilizzo, vengono considerati circuiti semimeccanici nel quale il circuito risponde effettivamente in base al valore resistivo che avete fatto all'interno del vostro atomizzatore, quindi vengono richiamate le famose leggi di Ohm. Non posso dire altro che emozionante. Grazie a questo drip tip particolarmente lungo, il vapore che mi arriva al palato è gradevolmente raffreddato rispetto all'uso abituale con il drip tip originale. Reale emozione di una pipa tradizionale tra le mani. Tutte queste rughe, queste particolari lavorazioni, nonostante i guanti, veramente una sensazione del vero legno. Mi piace la versione tradizionale nel colore del nostro PA12, sembra veramente un ebano, un richiamo a un altro particolare legno. Più la uso e più i miei gesti cambiano. Il mio dito indice si è andato a spostare nella sezione superiore della mia pipa come facevano i nostri vecchi che andavano a chiudere la parte dove c'erano le braci del tabacco e con l'altro dito automaticamente scatta l'attivazione per me. Un automatismo, non ricordavo più. Io ho utilizzato la pipa tantissimi anni fa, quella che mi aveva lasciato mio nonno. Senza accorgermi mi sono trovato ad avere le stesse gestualità, le stesse movenze che avevo con una pipa tradizionale. In completa sicurezza e innovazione, se vogliamo, da un certo punto di vista. Il circuito che ci garantisce tutte le protezioni, contatti veramente di un certo
alto livello, parliamo di fili da mezzo millimetro in rame pieno per il contatto tra la tazza, il circuito e il tubo. Questa è le pipe di Svapoblock Mod. Un ritorno alle origini, ma con tutta la tecnologia che possiamo utilizzare in questo momento. Grazie della vostra visione, sono sicuro che il video vi sia indubbiamente piaciuto, perché emozionalmente parlando a me è piaciuto tantissimo tenere tra le mani queste pipe. Vi saluto e ci vediamo alla prossima. Un grosso abbraccio da Moreno, ciao a tutti.